Secondo video dedicato a questo kit per partire, sono 5 video dedicati proprio a darti gli elementi super di base per partire poi a fare i 5 passi nel modo più corretto. In questo kit ci dedichiamo a quello che è il materiale che devi avere per studiare correttamente il basso elettrico e in particolare lavorando con il metodo che si chiama 5 passi per partire col piede giusto. Materiale super elementare. Abbiamo visto nel video di prima quello che è il basso, le parti del basso, quindi ci vuole il basso, avere l'amplificatore, chiaramente un minimo amplificatore, il cavo, il jack si chiama, quello che metterò qui e metterò nell'amplificatore, avere un metronomo. Quelli elettronici sono decisamente migliori di quelli meccanici, anche se quelli meccanici sono, diciamo, dal punto di vista estetico più belli e tutto. Quelli elettronici sono super comodi perché puoi decidere le velocità, puoi molto tranquillamente, mentre quelli meccanici hanno solo una serie di, diciamo, di parametri molto limitati, perché essendo meccanici non hanno tutte le scelte che hanno questi che sono di tipo digitale. Allora, metronomo. E chiaramente per fare questo tipo di corso ti serve un computer perché devi avere anche il collegamento a internet per poi guardare come stai facendo adesso all'interno di questo video. Sei comunque in internet perché stai vedendo questo video, a meno che non sia un amico che te l'ha prestato un attimo, però ti serve il collegamento a internet per poter guardare questi video che io faccio, perché il corso online funziona proprio perché c'è questa cosa. Questi sono gli elementi di base, quindi basso, amplificatore, cavo, metronomo, perché il metronomo ti servirà per fare tu gli esercizi separati, anche se molti esercizi saranno semplicemente fatti su delle basi del video, quindi teoricamente in quel momento non lo useremo. E poi altre cose utilissime sono un leggio, come vedi io ho questo leggio, o comunque un sistema per tenere il libro e poterlo vedere, uno specchio. Questa è una cosa molto importante perché quando suoni ti conviene suonare davanti al leggio, che da una parte ti fa vedere la musica e tutti diciamo, i concetti che sono da capire, e dall'altra parte uno specchio puntato sulla mano sinistra, in modo che io con l'occhio, mentre guardo la musica, riesco anche a vedermi allo specchio la mano, in modo che non debba guardare continuamente la mano sinistra, perché altrimenti staccherei l'occhio dalla musica, staccherei l'occhio dai concetti e di conseguenza avrei continuamente dei tagli nella testa, non avrei una visione completa. Quindi il mio occhio rimane legato alla musica e poi semplicemente girando semplicemente l'occhio verso sinistra ho lo specchio che mi fa vedere che la mia mano sta eseguendo correttamente le cose che vedo sul libro. Quindi riuscire ad avere uno specchio. Chiaramente la tracolla, è importantissimo avere la tracolla che ti tenga fermo lo strumento, come ho detto nel video precedente, col braccio destro io faccio una leggera pressione in questo lato, con la tracolla e la pressione del braccio riesco ad avere lo strumento fermo e quindi riesco a muovermi con la sinistra in maniera molto sciolta e molto libera. Non è che la sinistra mi regge lei lo strumento, altrimenti in quel caso la sinistra oltre a reggere lo strumento sarebbe molto goffa, molto rallentata negli spostamenti. Quindi leggio, specchio, tracolla, l'accordatore, che nel mio caso l'accordatore è inserito sempre nel metronomo, ci sono a volte accordatori separati da metronomo, oppure come questo, ma ci sono tantissime tipologie diverse, che le hanno insieme. Quindi quando io entro con il jack nell'accordatore, automaticamente quello mi può fare anche da metronomo, anche se in realtà il metronomo mi rilascia un suono, mentre l'accordatore riceve un suono e sono due cose diverse. Ed eventualmente, se hai un terzo livello di sofisticazione, hai un mixer dove puoi mettere dentro, oltre al basso, anche il metronomo, eventualmente anche la base del computer. In quel momento lì, con un mixer che è semplicemente un preamplificatore con più ingressi, ti permetti dopo di poter suonare sulle basi, semplicemente inserendo tutto lì dentro ed eventualmente ascoltandolo in cuffia se non vuoi disturbare gli altri, oppure uscendo dal mixer vai nel piccolo amplificatore che abbiamo detto. Però la base del materiale è il basso, l'amplificatore, chiaramente il cavo, chiaramente il computer e internet, un metronomo o metronomo accordatore, leggio, uno specchio, la tracolla, e poi se hai il mixer va benissimo. Questo è il materiale di base che ti permette di andare avanti per mesi a studiare, a imparare, a far pratica, a divertirti senza aver bisogno di nient'altro. Ci vediamo nel prossimo video dove iniziamo proprio a suonare
e quindi sempre all'interno di questo kit, però iniziamo dall'idea di come si accorda lo strumento, perché è fondamentale avere lo strumento accordato, altrimenti rischieremo di suonare e di ottenere dei suoni che non sono quelli che ci servono, ma sono note sbagliate. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!